Mi perdo a Roma. Oggi viaggio a Roma per incontrare un'amica che ho conosciuto online. Si chiama Sara e parliamo da molti mesi. Sono felice, ma anche un po' nervoso. È la prima volta che ci incontriamo di persona. Quando il treno arriva alla stazione, controllo subito i messaggi sul telefono. Sara mi ha scritto: esci dalla stazione, gira a sinistra, cammina per circa 100 metri e vedrai il caffè sulla destra. Sembra molto semplice. Esco velocemente dalla stazione insieme a tante altre persone. Fuori c'è molto rumore. Ci sono autobus, taxi e persone che camminano in tutte le direzioni. Guardo un cartello con scritto uscita e vado da quella parte. Poi giro a sinistra e comincio a camminare. Controllo i negozi, i bar e i ristoranti intorno a me, ma non vedo nessun caffè. Cammino ancora un po'. Niente. Guardo di nuovo il messaggio di Sara. Le istruzioni sono chiare. Mi fermo davanti a un piccolo ristorante e guardo dentro dalla finestra. Ci sono alcune persone sedute ai tavoli, ma Sara non è lì. Mi sento subito nervoso. Forse sto camminando troppo velocemente. Forse il caffè è dietro di me. Controllo il telefono ancora una volta. La batteria è al 5%. Oh no! Penso. Chiamo Sara. Ciao, dico. Credo di essere perso. Dove sei? Chiede lei. Guardo intorno a me, ma non conosco il nome della strada. Non lo so, rispondo. Vedo un ristorante e una farmacia. Sara ride un po'. Non vedo nessun ristorante vicino al caffè, dice. Adesso sono ancora più confuso. Torno lentamente verso la stazione e guardo meglio intorno a me. Vicino all'ingresso vedo una donna con una valigia. Le chiedo: scusi, dov'è il caffè Roma Blu? Lei pensa per un momento. È vicino all'altra uscita della stazione, risponde. All'altra uscita? Chiedo. Lei annuisce. In quel momento capisco il problema. Sono uscito dalla porta sbagliata. Perfetto, dico piano. La donna ride e mi indica la direzione giusta. La ringrazio e corro verso l'altra uscita. Questa volta vedo subito il caffè. Davanti alla porta c'è una ragazza con i capelli lunghi che sorride e guarda il telefono. È Sara. Finalmente entro nel caffè e sospiro di sollievo. Parliamo, beviamo un caffè e ridiamo del mio piccolo disastro alla stazione. Alla fine è una bellissima giornata a Roma.